Siamo Giustina e Michael e insieme abbiamo acquistato un camper completamente infiltrato. Lo abbiamo demolito e ora lo stiamo ricostruendo da zero per dargli una nuova vita. Seguiteci in questo viaggio di ricostruzione per scoprire cosa abbiamo in serbo per voi. Ciao a tutti ragazzi! Ciao ragazzi! Bentornati o bentrovati sul nostro canale. Oggi vi accogliamo con dei nuovi outfit, con questi colori che mi sa che faranno parte di questo progetto. Qualcosa di simile. Ragazzi, per chi vorrà supportare il nostro progetto, noi le abbiamo stampate per noi, le abbiamo fatte per noi, però se a qualcuno di voi può piacere una maglietta di Camperito, sotto più in là magari vedremo di far avere anche a voi delle magliette del genere. Quindi che acquistandole supporterete automaticamente il nostro canale ricevendo qualcosa in cambio. Vabbè ragazzi, adesso io direi di iniziare. Dobbiamo continuare la parte all'interno dell'armadio che abbiamo cominciato ma non abbiamo continuato perché poi siamo venuti giusto un paio d'ore e poi non siamo più rientrati pomeriggio. Quindi ritorniamo lì nell'armadio, concludiamo quello e poi vediamo il da farsi. Andiamo a vedere questi scheletri ragazzi, nell'armadio. Ragazzi, nel video scorso vi abbiamo fatto vedere che stavamo creando questa cornice qui, che sarà il supporto per la nostra mensola. Quindi abbiamo la misura precisa per andarla a inserire. Ok, Giustina, dammi la mensolina. Quindi poi con la nostra mensolina la andiamo su misura. Esatto, la andiamo a inserire. Quindi ragazzi, con la mensola a squadro e la cornicetta che andremo a inserire sotto e a fissare alla struttura perimetrale, Avremo la nostra mensola centrale divisoria della parte superiore e inferiore dell'armadio. che stabilizzerà ulteriormente. E tutta la struttura bagno-armadio. Ovviamente ragazzi, senza livello utilizziamo le misure e seguiamo le misure in modo tale che sia tutto preciso, perché ricordiamo che nel camper il livello non farebbe la sua funzione. Ok ragazzi, una volta che abbiate il segno nella misura corretta, ci andiamo a fissare la cornice sulla mensola, in modo tale che andiamo a inserire la mensola e la andiamo a fissare a tutta quanta la struttura. La matita? Non so dove lo svadatore. Ti serve lo svadatore, sì? Qua ce le vedi. Lo usiamo qua? Quindi senza colla? Senza colla, sì. Ma va, mica l'ho buco da parte a parte. Ok, bene. Ci siamo, no? Non ci da nessuna parte. Ok ragazzi, ci siamo, andiamo a provarla, dai. Spingi la mensola verso sotto. Spingi così, spingi così. Tieni spinta verso sotto. Ragazzi, la mensola è stata posizionata, ci andiamo a fissare anche la struttura a tutte quante le pareti, in modo da avere tutto già completato. Ragazzi, andiamo a inserire la colla per questa struttura, in modo da avere questa parte completata. Potevamo fissarlo anche prima, però vabbè ragazzi. Morsetto? Piccoli dettagli. Ok ragazzi, anche questa è fatta. Quindi abbiamo tutto quanto ben fissato e ben strutturale. L'unica cosa che adesso dovremmo andare a fare è andare a fissarci tutto quanto lo squadro, perché praticamente questo ancora si va a muovere. Allora, questa parte qui si muove perché va fissata a squadro.
quindi dobbiamo avere lo squadro preciso di tutto l'interno, in modo tale che questa parte sia, insomma, precisa. Ragazzi, possiamo andare a fissarci questa struttura nella parte sovrastante, perché abbiamo un listello strutturale che ci passa in questa posizione. Quindi andiamo a inserire una vite e andiamo a fissare il tutto. Ok ragazzi, anche questo è fissato. Ragazzi, andiamo a fissarlo anche nella parte sottostante. Facciamo sempre le solite verifiche, che non si sia spostata la struttura. Ragazzi, allora abbiamo messo il laser per fare un test e praticamente abbiamo tutto preciso, in linea, ok? L'unica cosa che abbiamo visto un piccolo difettino qui, quindi roba di poco, veramente, però lo andiamo a sistemare. In questo momento il laser si trova nella fase autolivellante e noi non abbiamo mai utilizzato il livello all'interno, abbiamo solo preso le misure per fissare i mobili, quindi utilizzando le misure precise e gli squadri, e anche utilizzando il laser nella funzione autolivellante abbiamo tutto veramente preciso, come potete vedere. Praticamente si prende tutto quanto, vedete come sfiora questa parte qui e arriva nella parte opposta. E anche sopra, stessa cosa. Quindi ragazzi, possiamo ritenerci veramente soddisfatti. Questo lato a livello. Per chiunque è interessato all'acquisto di un laser, nella descrizione potrà trovare questo laser che stiamo utilizzando dell'azienda Lasgo, che ce l'ha gentilmente fornito. Comunque adesso proseguiamo ragazzi. Quindi procediamo andando a sistemarci questo. Questo lo possiamo spegnere adesso, perché abbiamo già il segno pronto. Ecco qua. Ragazzi, anche con la misura avevamo praticamente mezzo centimetro di differenza. Il fatto è che io pensavo che era la parete esterna il problema, quindi ho detto lascio lo fuorisquadro alla parete esterna e mi tengo la parete interna dritta. In realtà abbiamo tutto preciso, quindi continuiamo a seguire le misure e avremo tutto preciso. Ok, ricontrolliamo adesso con il metro e vediamo. 1 e 1, preciso. Adesso ci combacia. Vediamo sopra. Esatto, 1 e 1. Faccio così. 1,1 m e anche qui 1,1 m. Quindi ora è a candela, non a squadra, a candela. Missione compiuta. Ragazzi, Ari, buongiorno. Rieccoci qua ragazzi. Siamo tornati qua da Camperito anche oggi per continuare i lavori, perché se vi facevamo solo quel video 2 minuti era. Con una grande novità, è passato il meccanico. Abbiamo camperito sulle ruote ragazzi. Però non vi illudete, mica l'abbiamo cambiato l'assale, l'abbiamo rimesso così può camminare, non si ovalizzano le ruote, visto che le abbiamo comprate nuove, hanno fatto i 1500 km, dopodiché si sono fermate, quindi cerchiamo di mantenerle in vita. Però già non devo fare sali e scendi con quell'altezza dal camper e già è tanto, chi ha visto alcuni video mi capisce. Quindi poi andremo a spostarlo leggermente perché siccome è stato molto fermo su questo punto delle ruote, dobbiamo andare a spostarlo in modo tale che le ruote non si ovalizzino, quindi è meglio fargli fare un po' di movimento ogni tanto, per questo motivo qui. Per questo l'abbiamo sceso dai cavalletti nella parte posteriore e dobbiamo andare anche a rimettere dell'olio, perché adesso il motore è senza olio, perché abbiamo tolto la coppa dell'olio, cambiato la guarnizione e verniciato la coppa che era arrugginita ed era rovinata. Quindi adesso dobbiamo andare a riempire, a mettere un po' di olio. Perché dobbiamo mettere l'olio pure? E l'olio sarà nuovo, di nuovo. È la seconda volta che cambiamo anche l'olio. È successo così perché siamo venuti a gonfiare le ruote della macchina E tirando il tubo del compressore, siccome l'olio era in un bidone, praticamente ci è caduto l'olio. E quindi abbiamo fatto un pasticcio. Ma figuratevi, siamo dei babiti. Quindi andiamo subito a vedere cosa faremo all'interno. Andiamo ragazzi, dai. Ah ragazzi, un'altra cosa importante che a qualcuno di voi potrebbe interessare. Abbiamo preso alla Lidl, ragazzi, solo 25 euro, no 26 euro, 25,99. Una cosa che io volevo comprare dalla Milwaukee, ma costava 300 euro, quindi ancora non potevo comprarla. Abbiamo comprato questo avvitatore qui, 26 euro ragazzi, solo il corpo, senza batteria. Questo qua è praticamente un avvitatore a impulsi, non so se l'avete comprato anche voi. Comunque lo andremo ad utilizzare, non vedo l'ora di avvitare le cose con questo avvitatore qui piccolino, che è molto figo, molto onestamente molto figo. Sì. Eppure la linea era, quindi la linea performance, a questo prezzo non so come fanno io a vendere queste cose. Comunque, se volete sapere come performa questo performance, chiedetecelo nei commenti, così Michael vi aggiorna. Anche perché l'ha già usato per fare 4 cosine a casa, giusto per provarlo, perché non vedeva l'ora. Sì, e devo dire che lo devo usare, siccome ha 4 potenze, lo devo usare alla potenza numero 1 perché alla 4 è veramente molto forte. Quindi già alla potenza numero 1 va più che bene. Quindi andiamo ragazzi. Ok ragazzi, siamo all'interno di Camperito. Stiamo andando a proseguire con i lavori, quindi vi faccio subito vedere il prossimo lavoro che andremo ad eseguire.
costruire. Abbiamo qui pronti i due fianchi del mobile che andrà in questo punto, subito dopo la cucina. Ci siamo andati a segnare ovviamente la misura del letto, quindi la distanza del letto che vogliamo lasciare, prendendo la misura dalla parte esterna senza utilizzare livelli e cose varie, solo utilizzando la misura in modo tale da avere la linea dritta e tutto bene a squadro, il punto in cui dovremo andare a fissarci questo fianco, che sarà il primo fianco. Successivamente ci siamo calcolati quello che dovrà andare all'interno, quindi il nostro frigorifero. Lo spazio necessario secondo le misure senza ordinarlo ancora, però sappiamo più o meno quanto spazio occuperà, quindi ci siamo calcolati lo spazio necessario per fare il secondo fianchetto. Che dobbiamo ancora verificare anche che sia corretto comunque. Certo. Riverifichiamo perché non si sa mai. Quindi abbiamo questo punto qui che ci guiderà, prendiamo la misura del nostro elettrodomestico e abbiamo la distanza dell'altro fianco. Quindi noi adesso possiamo ancora spostarci la cucina di qualche centimetro avanti e indietro e quindi abbiamo la possibilità di gestire il tutto. Non ci rimane che andare a prendere questi fianchetti, ragazzi, crearci uno scheletro e andarci a fissare quest'altra struttura. Così poi possiamo proseguire finalmente con il primo pensile e quindi sarà questo il passo successivo, vi ho spoilerato. Abbiamo due possibilità di come pensili. farlo, sì. Dovete vedere il video per scoprirlo, quindi ragazzi, non vi spoileriamo nulla. Like e iscriviti, like e iscriviti, like e iscriviti. Quindi abbiamo questo fianchetto che ci dovrà andare in questa posizione. L'abbiamo già rifilato perché prima non andava, perché giustamente andava rifilato. E ci siamo. Io direi di verificare con lo stesso fianco sul lato opposto se la sagoma è corretta, perché quell'altro andrà rifilato comunque. Forse andrà rifilato, quindi spostiamoci questo più qua e spostiamoci questo dall'altro lato. Togliamo il cartone anche qui. Ok, spostiamo qui. Vediamo. Ci siamo, io direi che ci siamo abbondantemente. Ci siamo precisi, anzi in realtà lì siamo un pochettino più alti. Giustamente ragazzi, qualche millimetro di differenza c'è, però ci siamo. Quindi direi che la struttura si può andare a predisporre. Prendiamo questa sagoma, la appoggiamo lì e vediamo se la sagoma è corretta, altrimenti la dovremmo andare a rifilare. Però se lei è più alto non conviene metterne uno un po' più alto, uno no, perché sennò poi è in dislivello sopra, no? Perché effettivamente tu qua l'hai accorciato che avevi necessità. Vedi, questo qua tipo va a filo. Questo qua ci va benissimo, Gigi. Questo lo lasciamo così. Non dobbiamo rifare nessuna rifilata, sì. Capito? Una leggera levigata dobbiamo fare solo per togliere queste cose. Ragazzi, allora, abbiamo fatto dei ragionamenti su come andarci a fissare quella parete. Siccome leggermente nel centro è leggermente curva la parete esterna, dobbiamo andare a richiamarcela, perché noi abbiamo il taglio preciso di quel pannello che ci va a appoggiare sulla parete esterna che ha questo problema e noi dobbiamo andare a risolverlo. Come andiamo a farlo? Abbiamo pensato di andare a inserire dei listelli strutturali come stiamo già facendo, però siccome la parete è solo 9 mm, dobbiamo andare a renderla più robusta. Sì, non possiamo fissare la parete a questi listelli e fare questo lavoro qui, perché altrimenti quella parete, essendo troppo leggera, si potrebbe con il movimento andare a staccare. Quindi cosa andiamo a fare? Ragazzi, è più facile a farsi che a dirsi, quindi vedrete che sarà semplice. Ve lo spiego qui. Questo spessore dei listelli della struttura lo dobbiamo andare a ricreare su questo pannello qui, che sarà la striscetta che ci rinforzerà i nostri lati. Quindi prendiamo il listello, ci creiamo lo spessore su questo pannello e ci andiamo a creare una striscetta. Quindi una striscetta da 9 mm. Ragazzi, anche Camperito lavora, guardate, mi sta tenendo la tavola, Teniamo. Tac. Striscetta su questo pannello. Allora, andiamo a impostarci la sega. Ragazzi, ecco a voi i listellini, i famosi listellini di cui abbiamo parlato tanto, che ci siamo andati a creare. Ora, Giustina, dobbiamo andare a prendere la misura interna, togliere lo spessore di questi perché sono in più dalla misura che ci siamo calcolati e andare a fissarceli qui, giusto? Calcolarci anche l'altezza del listello centrale. Quindi ragazzi andiamo, dai, perché questo qui in realtà dobbiamo tagliarcelo all'altezza passaruota soffitto, sì. Giusto? Sì. Ci sei? Perfetto. Vieni a me un pochettino. No, c'è un pochettino. Ok. I wafer sono pronti. Vieni bella! Andiamo a mangiare i wafer. Ok.
Ok, dobbiamo leggermente tagliarli perché io faccio sempre le cose troppo precise al millimetro e non va bene. Un attimo, andiamo a tagliarli. Andiamo a rifilarli, dai. Ok, ci siamo, Giustina. Io direi di andare a segnarci dove sono gli listelli a questo punto, nella parete. E segnalo Vabbè, adesso. sopra. Qui, questo qua centralmente, ci dobbiamo segnare. Segnatelo su questi, no? Ce lo segniamo qua perché si vede. Ormai Michael ha le matite ovunque, ha imparato. Sì, però pure senza punta, quindi... Dammela che te Allora, la dovrebbe filo. essere qui. Ok ragazzi, quindi andiamo a rifilarci la struttura che ci avevamo precedentemente tagliati e dobbiamo togliere questo spessore, ok? Quindi lo spessore dei due pannelli, delle due striscette. Quindi, Avete capito? quindi. Noi lo inseguiamo Michael con la telecamera. Ok ragazzi, abbiamo il segno, abbiamo incollato col nastro carta e andiamo a rifilarlo. Che stai facendo? Ah, raccogli la spazzatura subito da terra. Raccogli tutto. È venuto da fare il giocoliere. Poi fai questo disordine, poi ti sporca. Dobbiamo pulire. Ok, ragazzi, a posto, abbiamo strutturine. Cosa andiamo a fare con queste strutturine? Allora, io direi di... Colla, spillette. no, viti. Quindi Direttamente? prefori qui. Non su questo, prefori su quelle esterne. No, prefori qui. Su quelle esterne. Come può essere? Fai direttamente tutto un tutt'uno. Che significa? Io farei. Ragazzi, cambio di programma. Quei listelli ce li andiamo a fissare prima al pannello con la colla, precisi a filo di questo pannello, e i listelli poi strutturali che andranno alla parete li andiamo a montare successivamente. E così ci facciamo pure una levigatina quasi quasi. Che dici? Sì. Ok ragazzi, abbiamo i nostri listellini, abbiamo i nostri pannelli levigati, andiamo a posizionarci i listellini nella loro posizione. Ragazzi, allora, ecco qua i due fianchetti, 1 e 2, e noi andiamo a metterci le spillettine che ci vanno precise, non ci escono di fuori. Ci andiamo a mettere la colla, quindi diventerà molto resistente, diventerà come un pannello unico. Ok, compressore. Tidebond. Tidebond. Ok. Spillette ricaricate? Ci sono le spillette, sì. Top. Ragazzi, quindi ora abbiamo il pannello pronto e rinforzato. Allora ragazzi, qual è il fatto? Mi sono messa a cercare un pochino i colori per capire perché forse il colore, quello che abbiamo fatto internamente, lo vorremmo cambiare, renderlo un pochino più scuro, perché rispetto a quello che risultava sul RAL il colore ci risulta un po' troppo bianco dentro. Ancora lo dobbiamo valutare. Cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo praticamente verniciare queste parti prima di montarle definitivamente, quindi in realtà oggi non è che il lavoro sarà già finito di questi fianchetti, è tutta una preparazione che fa sì che una volta pronti, una volta avvitato tutto quello che dobbiamo avvitare per permetterli di essere stabile, dovremo poi fargli la verniciata e poi metterlo definitivamente. Quindi per i pensili dobbiamo vedere se riusciamo oppure se è una cosa che faremo successivamente, perché come sempre solo mettendo le mani all'opera possiamo riuscire a capire se effettivamente è una cosa fattibile o meno e se quello che abbiamo immaginato possiamo effettivamente farlo. Perfetto ragazzi, qui andremo a inserirci il listellino, abbiamo già i prefori pronti, non ci rimane che andarli a provare sul camper. A fianco sinistro e fianco destro. Ci siamo. Eccoci qui ragazzi, allora tornando al discorso di prima, ora possiamo andarci a inserire questo listellino qui, ok? Perché abbiamo rinforzato il pannello con un'altra striscia, quindi inserendo una vite dall'esterno avremo tutto ben strutturale e ben preciso.
per poi andarlo a fissare alla struttura. Noi abbiamo un listello centrale della parete che ci passa in questa posizione e un listello a questa misura che va da sotto a sopra. Quindi potremmo anche inserire ulteriori listelli sotto, ma quello lo possiamo fare anche dopo, non è un problema. Quindi semplicemente questo. Che carta metto, scusami? Questa qua? Una cazzo di rotolo! Carta per il culo, vai sopra, prima usala poi portala. Ragazzi, stiamo facendo dei test perché dall'interno dobbiamo prendere la misura del nostro pensile. Ragazzi, noi abbiamo preso le misure della finestra per avere l'altezza del pensile, per crearci anche il mobile superiore al nostro frigorifero, che dovrà essere una continuazione di tutta la parte superiore della cucina. E quindi adesso ci stiamo calcolando l'altezza del frigorifero e la mensola che dovrà sostenere il nostro frigorifero. Così possiamo crearci la struttura e fissarci, completarci questa parte qui e passare successivamente al pensile. Quindi abbiamo fatto questi ragionamenti qui. Però adesso dobbiamo andare a capire come creare la struttura. E adesso io e Giustina continuiamo a ragionare. Può essere che non ci sarà più il sole quando vedrete le prossime immagini. Ragazzi, ci andiamo a stuccare adesso questi buchi che potete vedere sulla tavola. Non so se si possono vedere. Comunque ci sono dei fori perché la tavola l'abbiamo precedentemente utilizzata e quindi adesso dobbiamo andare a stuccarceli perché ce la dobbiamo andare a completare prima di andarla a fissare. Quindi ci prendiamo il nostro stucco e l'andiamo a rifinire. Ragazzi, mentre aspettiamo che lo stucco asciughi, ci mettiamo a ritagliare la mensola interna sulla quale poggerà appunto il nostro frigorifero, perché dobbiamo cominciare a sistemarci tutti i rinforzi del mobile. Quindi ritagliamo prima la misura esatta, rifacciamo la struttura e vi facciamo vedere i passaggi. Ragazzi, dopo che Michael ha finito di levigare tutti e due i pannelli, adesso li vado a passare un fondo sopra, in modo tale da prepararli il più possibile e rifinirli il più possibile prima di montarlo sul camper e di aggiungerli tutti i pezzi che ci siamo già preparati per renderlo strutturale. Alla fine, ragazzi, versiamo anche l'olio, così concludiamo la giornata. Visto che non possiamo andare in spiaggia perché si è messo a piovere, non possiamo fare i tipi da spiaggia oggi. Però possiamo esserlo. Mettiamo il pradito. Cosa vorresti dire? Manchi solo tu. Io sono già adattato alla situazione. No, tu non sei un tipo da spiaggia, semplicemente. Come no? E non hai l'infraditi. E invece no, ragazzi, in spiaggia alla fine ci siamo andati, nonostante il brutto tempo. E non ci siamo bagnati, si è messo a diluviare dopo. Quindi per oggi questo video finisce qui. Vi ringraziamo per essere stati con noi fino ad adesso. Non dimenticatevi di lasciare un like se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale. Ci vediamo venerdì prossimo con il prossimo vlog. Oppure con un altro video, chissà. A presto, un bacione, ciao!